Questo è un aggiornamento di calciomercato Inter importante perché siamo in una fase di grandissima discussione e in queste ore sono tornati in voga sui social dei documenti che dimostrano e chiariscono quelli che sono i famosi paletti di Octree sulle cifre e anche sulle tempistiche decisionali che starebbero complicando le trattative dell'Inter in entrata. Vi dico che ne ho parlato con un avvocato molto informato su questo tema. Con lui a breve faremo anche un contenuto approfondito per raccontarvi tutto su questo argomento, a partire dal tema dei parametri zero. L'Inter di Marotta ha costruito successi e anche lo zoccolo duro di questo gruppo squadra su diversi calciatori che sono stati presi appunto alla scadenza dei loro contratti con le rispettive squadre, quindi senza pagare il cartellino ad un club, ma pagando stipendio e commissioni quindi agli agenti. La più alta di queste commissioni, ce lo ricordiamo, è quella da 8 milioni per Marcus Thuram, che era arrivato a 26 anni, quindi nel pieno della sua esplosione calcistica. Le ultime sessioni di mercato però ci dimostrano che c'è stato un netto cambio di rotta da quando c'è Octree alla guida dell'Inter, con un picco raggiunto nella conferenza stampa di lunedì scorso, dove le parole del presidente Marotta in pratica hanno fatto capire che l'era dei parametri zero è finita. Questa è stata la sintesi. Finita o quasi, perché è giusto dire quasi, perché in realtà in questo momento ci sono tre nomi da tenere d'occhio tra i profili a parametro zero per quanto riguarda la difesa, dove l'Inter aveva preannunciato due acquisti, ma poi le cose potrebbero cambiare in fretta, e ci sono tre nomi che in condizioni particolari potrebbero appunto arrivare a zero, soprattutto uno, ma non soltanto. Ne parliamo in questo nuovo episodio di oggi e quindi ben ritrovati amiche e amici interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale, mi raccomando, così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti, e vi aspetto nel club di Passione Inter, qui in alto il QR code, mi raccomando, vi aspetto nel club dove la sezione scouting è attivissima e soprattutto ci stiamo confrontando su questi temi, anche un po' delle cose ve le dico in anteprima nel club, e quindi vi aspetto lì. Allora, siccome so che molti hanno fretta e vogliono andare dritti al punto subito ai nomi, vi dico subito che i profili da tener d'occhio nell'elenco degli svincolati per la difesa sono David Alaba, che è stato offerto più volte d'esperienza Real Madrid, ex Real Madrid, lo conoscerete, l'inglese John Stones, che abbiamo visto anche in questo mondiale, e il franco-senegalese Malang Sarr. Questi sono i nomi. Quest'ultimo è chiaramente una situazione diversa rispetto agli altri due calciatori citati e adesso ci arriviamo con calma. Prima di tutto però partiamo col dire che i famosi paletti esistono, ci sono veri, non sono propriamente come sono stati raccontati fino ad oggi, e con l'avvocato che porteremo qui sul canale ne parleremo nei prossimi giorni, nelle prossime ore, però ci sono, ecco, dei passaggi da fare, appunto. E per quanto riguarda i parametri zero, è evidente che ci sia un indirizzo, ecco, molto forte da parte della proprietà dell'Inter, che in sintesi non vuole dare tanti soldi agli agenti con commissioni, bonus alla firma, eccetera, e non vuole appesantire troppo gli ingaggi, non vuole pagare troppo di ingaggi, e questo è ok, è evidente. Soprattutto tema ingaggi, ecco, questo forse va sottolineato, nel senso, un giocatore che arriva a parametro zero, lo stiamo vedendo anche in queste ore, ha degli ingaggi più alti, cioè Selic, che è il caso di queste ultimissime ore, stava firmando con la Roma e poi è arrivata la Juventus, lo ha preso, e Selic alla Juventus andrà a guadagnare circa 4 milioni di euro netti, che praticamente andrebbe a guadagnare quanto guadagna Kanji nell'Inter, Selic, per farvi capire, che per carità buon giocatore e tutto, però guadagnerebbe quanto a Kanji. La logica su cui si basa quindi questo mercato dell'Inter è che le operazioni di mercato, gli acquisti del mercato dell'Inter che la dirigenza può fare devono avere, diciamo così, un senso sul medio-lungo termine. Si possono superare i vari limiti per il cartellino del giocatore tra i 10 e i 20 milioni di euro, si possono superare se quel giocatore avrà, diciamo così, un impatto sportivo e anche economico, un impatto sportivo tecnico sulla squadra, e si valorizzerà negli anni. Vedi ad esempio quello che si stava facendo con Palestra. Un 28enne, per fare un esempio, che invece costa 45 milioni, che avrebbe un impatto sportivo subito, immediato, ma non si valorizza, quello invece non va bene.
Per gli ingaggi il limite entro il quale Marotta e Ausilio possono decidere da soli e fare un po' come vogliono, tra virgolette, è quello dei 5 milioni lordi. Sotto questa soglia hanno il potere di firma famoso. Più o meno 5 milioni lordi è l'ingaggio di Luis Enrique, che infatti, arrivato l'anno scorso, ha tutte le caratteristiche economiche, soprattutto, del colpo all'Octree per cartellino, ingaggio legati all'età del calciatore. Sopra i 5 milioni lordi, anche qui bisogna passare sostanzialmente dal fondo, dai piani alti, da sopra Marotta. Ecco. Questa è la verità nero su bianco riguardo al tema dei parametri zero. 5 milioni lordi sono una cifra con cui si può fare un buon colpo? Dipende perché Selic sarebbe costato molto di più, come dicevamo, circa 8, se adesso non credo abbia il decreto crescita, comunque 4 milioni netti avrebbe avuto un impatto superiore comunque ai 5 milioni lordi. Malang Sarr, il nome che vi dicevo prima, vi condivido anche la scheda su Transfer Market, così diamo anche un volto e dei contorni a questo difensore francese. È invece un nome da tener d'occhio, come dicevo, e per questo in apertura sottolineavo anche come fosse una situazione anche diversa rispetto agli Stones e Alaba, perché intanto Malang Sarr 2 anni fa si era svincolato dal Chelsea, anche ai tempi era stato accostato all'Inter, ma io ricordo soprattutto qualche anno prima si era parlato molto addirittura di un incontro che sarebbe avvenuto a Milano tra l'Inter e questo giocatore, e quindi è uno di quei profili che possiamo inserire in quella lista dei calciatori seguiti da tempo. Classe 99, quindi età di bastoni sostanzialmente, è mancino come Bastoni, e secondo Transfer Market è alto 1,83 m, sul sito dell'Anso ho letto 1,85 m, quindi vabbè siamo attorno a questa altezza qui. Difensore più da difesa 4 per come lo abbiamo visto anche adesso, può fare principalmente, per come ha giocato anche nell'Anse, diciamo il terzo a sinistra, quindi nella zona di Bastoni. Probabilmente può lavorare anche da centrale, però all'occorrenza secondo me può essere lavorato anche lì. All'Ans, che è una squadra che sta valorizzando tanti calciatori, sta valorizzando soprattutto difensori, si è rilanciato, è rinato come carriera, una carriera che stava prendendo una piega declinante e che invece appunto in Francia ha ritrovato questo slancio importante che non aveva trovato con il Monaco, lo ha trovato invece nell'Ans, che ha valorizzato tanti giocatori. E quando vado a fare un po' di scouting, il Lens è una delle squadre che guardo molto spesso, fin dai tempi di Klaus, quando ne parlavamo qualche anno fa come laterale destro, non giovanissimo ma comunque interessante. Ma al di là di questo, il Lens aveva proposto più volte il rinnovo di contratto a Malang Sarr perché appunto si stava valorizzando, stava crescendo. Sarr ha sempre rifiutato e secondo Capology, sito specializzato sul tema degli stipendi, tener traccia quanto guadagnano i calciatori, al Lens stava guadagnando circa 2 milioni e mezzo, 2,7 milioni di euro lordi circa, cifra per il Lens alta, cifra che per l'Inter invece sarebbe la portata, perché dicevamo c'è il limite dei 5 milioni, significa che quindi l'Inter potrebbe anche quasi raddoppiargli o addirittura raddoppiare l'ingaggio del giocatore che percepiva in Francia, rimanendo comunque dentro i famosi paletti, per cui se lo volesse prendere l'Inter avrebbe questa possibilità. Il tema è che diverse società si sono mosse su di lui, Lione non soltanto, e non hanno trovato ancora un accordo. Perché? Perché a quanto pare in Turchia e in Arabia Saudita ci sono società che sarebbero pronte ad offrirgli 6-7 milioni di euro netti, addirittura netti, non lordi. E a queste cifre l'Inter direi che è piuttosto fuori, considerando che con tutto rispetto non può dare a Malang Sarr l'ingaggio che percepisce Thuram, che percepisce Çalhanoğlu, Barella. Ecco, mi sembra un filino troppo, francamente. Se si trova un compromesso, ecco, l'Inter è un club di sicuro un passo avanti netto rispetto all'Ans. Se poi il giocatore ha per qualche motivo l'obiettivo di, comunque giustamente, di andare a guadagnare di più, di rilanciarsi, magari di riprendersi anche quella Premier League dove con il Chelsea non è riuscito a sfondare, ecco, comunque ha 27 anni appena compiuti e l'Inter potrebbe, ecco, valorizzarlo in una barra due probabilmente stagioni, e a quel punto tra 2 stagioni potrebbe andare a percepire quell'ingaggio lì, a quelle cifre lì, e riprendersi il palcoscenico della Premier League. So che la prospettiva che l'Inter sia un club di passaggio non ci piace,
ma su alcuni profili soprattutto è un tema che va anche accettato. Quindi occhio a Malang Sarr, che occuperebbe oggi una casella che è coperta da Carlos Augusto. Vi condivido la solita formazione con cui teniamo traccia dello stato dell'arte dell'Inter. Oggi troviamo Carlos Augusto lì nella zona di Bastoni, a quel punto Sarr partirebbe da quella zona lì, poi eventualmente anche al centro dove è la casella al momento più scoperta. Carlos Augusto potrebbe tornare a fare il quinto con poi anche nuovi scenari su Luis Enrique, su Diouf, il nuovo esterno da andare a prendere dopo l'assalto, dopo la trattativa sfumata per Calaili. Numericamente poi ad oggi, dovesse mai arrivare Sarri, l'Inter sarebbe a posto con il tema però sempre di Pavard, che troviamo in arancione in questa grafica, che è un giocatore in bilico. E qui si apre l'altro capitolo legato invece a John Stones e David Alaba, che come dicevo sono situazioni differenti proprio anche per età anagrafica rispetto a Malang Sarr. Su John Stones e David Alaba ci stavamo confrontando nei giorni scorsi e intanto giustamente dalla chat mi chiedevate ma chi è meglio tra Alaba e Stones? Ho preparato una tabella di confronto sulla quale non mi dilungo troppo e vi ho riportato le ultime 3 stagioni di questi due calciatori. Alaba è un classe 92 di 1,80 m mancino, Stones è un classe 94, quindi ha 2 anni in meno, 8 centimetri più alto, di piede destro. Alaba lascia il Real Madrid a 0, Stones lascia il Manchester City a 0 e come vedete dal riepilogo Alaba ha avuto 576 giorni di assenza nelle ultime 3 stagioni con soli 2500 minuti giocati in 47 partite, Stones 66 partite, 4137 minuti. Per farvi rendere un po' conto di quelle che sono state le ultime 3 stagioni di Stones e Alaba, mi sono preso anche i dati di De Vrij, che negli ultimi 3 anni ha giocato in totale 6100 minuti, quindi ha giocato praticamente quasi il triplo di Alaba e un 30% in più di John Stones, chiaramente con meno infortuni e una concorrenza diversa nell'Inter rispetto a Real Madrid e Manchester City, ecco che De Vrij porta questo tipo di dati. E quindi potenzialmente si potrebbe dire che uno tra Alaba meno e Stones un po' di più, ecco, potrebbe essere visto come il rimpiazzo di De Vrij, più o meno. Però proprio per il discorso fatto sui paletti, le strategie e la non volontà di investire troppo sui parametri zero, dipende molto anche da quelle che saranno le cifre che chiedono questi calciatori. Attualmente sembrano un po' alte quelle di Stones, più alla portata quelle di Alaba, che comunque non convince. A me è una situazione che però ricorda quello che è successo l'anno scorso con Manuel Akanji, ovvero Manuel Akanji a livello anagrafico e di status, lo dicevamo, sembrava proprio a tutti gli effetti un'eccezione rispetto al tipo di mercato che Octriti sta indirizzando a fare. Cioè, non come cifre, perché poi in realtà l'ingaggio di Akanji è alla portata, è più basso rispetto a quello che ci aspettavamo da giocatori che poi vengono a fare titolari nell'Inter, ma rispetto appunto agli altri parametri che dicevamo. E l'eccezione su Akanji arriva però nel momento in cui hai piazzato Pavard in uscita e quindi l'idea è che dentro questi paletti dovesse partire un calciatore importante, ecco a quel punto un'eccezione, ma alle giuste condizioni, può essere fatta sotto il punto di vista anche anagrafico. E per questo lo scenario è di nuovo questo, con Pavard di mezzo. Alaba è il profilo meno caldo, lo ripeto, sotto tanti punti di vista. Stones, a quel punto, dovesse partire Pavard, potrebbe essere l'eccezione e l'occasione da andare a cogliere per sostituire il francese, come era stato Akanji l'anno scorso. Uh, c'è da dire che su Pavard sono in corso delle valutazioni, a quanto pare più di qualcuno sta sottolineando in queste ore che Pavard si è ripresentato bene e verrà valutato da Kivu e anche dal gruppo dopo quello che è stato il caso dell'anno scorso. Malang Sarr è un'opportunità invece a zero da sondare, sul quale devi essere convinto, ecco, del suo potenziale e della sua utilità e devi trovare un accordo, delle cifre chiaramente non esagerate. Credo comunque che l'idea di vendere Pavard e acquistare 2 difensori, di cui uno giovane a basso costo da valorizzare, rimanga lì e sia l'idea principale dell'Inter questa. Ma se l'incastro in uscita non si dovesse trovare,
occhio allora a questo scenario che vi ho raccontato nell'episodio di oggi. Fatemi sapere che ne pensate, se sono stato chiaro di questa strategia e di questi profili a parametro zero, se ci sono altri nomi che voi valutereste. Vi aspetto nei commenti, così vi leggo in diretta alle 19:30 e vi lascio con un altro approfondimento che non dovete perdervi in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.